Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è una lettura bonus e andiamo a vedere un pochettino quali sono i movimenti energetici a livello karmico, a livello di quello che vi si presenterà, ehm, diciamo da lavorare, da trasformare nei prossimi 3 mesi, ovvero è una lettura senza tempo e ha più o meno una validità di 3 mesi da quando l'ascoltate. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche karmiche dei prossimi 3 mesi. Due carte, la prima è la ruota della fortuna ed è bellissima e la seconda è il carro. Ci potrebbe essere un cambio di direzione, ragazzi, un cambio di idee anche per qualcuno. Devo dire che un cambio sicuro ci sarà perché avete due carte che parlano di trasformazione, di dare una direzione, di un... Guardate, la ruota della fortuna è anche una carta che parla di karma, di chiusura cicli, quindi può anche essere che chiudiate un ciclo e ve ne andiate da magari, non lo so, un certo modo di pensare, un certo modo di essere o qualche tipo di situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi del 2024 e il link alle previsioni per il 2024, per il primo semestre. Bene, ok, partiamo subito con il mondo e un 5 di spade. Abbiamo un fante di spade, un 4 di coppe, asso di spade, cavaliere di coppe e 9 di spade. Allora, qui sento che tra la ruota della fortuna e il mondo o c'è già stato una sorta di raggiungimento di risultato, di compimento di ciclo, ehm, o è come se qualcuno fosse portato a completare delle cose. Può anche avere a che fare con il sentirsi completi. Vi dico, c'è questo 5 di spade che mi parla di mente, di tutto quello che è la confusione mentale, le lotte egoiche, magari interne o anche esterne con altre persone. Però è un po' come se foste, come vi posso dire, un po' imprigionati, ecco, in questi pensieri, in questo voler magari controllare le cose o controllare gli altri. Vi dico, c'è questo fante di spade al contrario e di solito parla sempre un po' di controllo e qui sembra che tutto questo serva a voi per imparare a lasciarvi fluire, a non farvi dominare troppo dai pensieri. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo da questo mondo. Un po' come il cambiare attitudine, cambiare modo di pensare. Allora, abbiamo l'imperatrice e un 4 di coppe che avete già qui. Allora, per qualcuno ragazzi può far riferimento al fatto di non sentirsi completi perché magari potrebbe essere che manchi un figlio o che manchi una coppia, un partner.
O magari a qualcuno manca proprio la mamma, vi dirò. Magari perché non si vede da tanto tempo, magari perché non è più, diciamo, qui sul mondo terreno, però ho come la sensazione che il compito, diciamo, del prossimo periodo sia proprio quello un po' di lavorare su questo completamento, che sia il completare cose lasciate a metà, piuttosto che cioè lavorare su come sentirsi completi. Però andiamo a vedere questo 5 di spade che è un po' quello che inquina. È proprio ego, la torre. Mm, sì, ho come la sensazione... guardate. Allora, la torre, il 5 di coppe, il 7 di pentacoli e il 9 di pentacoli. Mm. Allora, se fosse del filone delle persone che non si sentono complete perché non hanno figli, ehm, qui ho come la sensazione che ci sia qualche sensazione da parte vostra di sentirvi completi o meritevoli o accettabili solo nel caso in cui abbiate figli. Cioè questa potrebbe essere una credenza limitante, non dico che siate consapevoli o che facciate questo ragionamento in modo cosciente, però è come se ci fosse qualche attaccamento all'idea, ripeto, o di famiglia o l'idea di sentirsi completi da soli. È qualcosa per lo stile, adesso cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà e fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché è interessante. Andiamo a vedere questo fante di spade. Abbiamo la sacerdotessa. Mm, e gli amanti. E come, sì, sì, dovete, vi invitano, scusate, o meglio, il prossimo periodo il focus sarà sul vostro amor proprio, che non è ego, è un po' diverso, ossia l'amor proprio, diciamo, è amore, no? Innanzitutto, quindi è amore per se stessi, ma essendo amore in senso generale, è quell'amore che non lede la libertà degli altri o lo spazio degli altri o gli altri comunque, no? Ed è un po' come il vedere oltre. È interessante perché il fante di spade, soprattutto qua si vede, è una persona che controlla, vedete che è come un binocolo, cerca di tenere d'occhio da lontano. E la sacerdotessa in sé è colei che sa, è colei che riesce a vedere al di là della materialità. E poi gli amanti fa anche riferimento a una scelta. È come cercate di andare oltre il momento e fate una scelta che sia per voi nel lungo periodo. Più che una scelta è una valutazione. Il modo in cui noi valutiamo certe situazioni piuttosto che certi ricordi crea in noi delle emozioni. Ma se si cambia il modo in cui si valuta, si vede, si comprende la situazione, automaticamente cambiano anche le emozioni. Andiamo a vedere un 4 di coppe. 3 di coppe e il mago. È come se vi invitassero a stare in mezzo alla gente per riuscire a vedere altre potenzialità, altre cose, altri lati della situazione che state vivendo o del vostro modo di pensare che magari da soli non riuscireste a scoprire, a trovare, insomma.
Andiamo a vedere questo asso di spade. Fante di pentacoli e asso di coppe. Guardate, io sento, perché di nuovo è uscito un asso di coppe, sento che per molte persone fa riferimento a un figlio. È come se qualcuno qui non si sentisse completo, perché manca un figlio, perché manca una famiglia. Però è un modo di pensare, cioè nel senso, ehm, noi in teoria nasciamo già completi, anche in pratica, nasciamo già completi come siamo, quindi non abbiamo bisogno di avere un figlio o avere una famiglia per validare la nostra idea di completezza, perché ripeto, è una nostra magari idea in quel momento di vita. Poi possono succedere X cose e si cambia l'idea. Il punto è che secondo me una volta che lavorerete sul di che cosa ho bisogno per sentirmi completo o completa, automaticamente tutti questi pensieri troveranno un loro ordine. Difatti qui l'asso di spade è una carta che parla proprio di tagliare i pensieri che non servono per ridare un ordine. E qui con il fante di pentacoli, che è la carta dell'apprendista, potrebbe proprio essere un invito a iniziare un percorso per voi, un percorso di pulizia, anche un percorso di equilibrio, mi viene a dire, perché vedo ci sono i due assi agli estremi degli elementi, quindi è un po' come il dire di equilibrare un forte lato mentale e di qua abbiamo un forte lato emotivo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Carro e diavolo. Sì, è una questione di cambiare il modo di vedere le cose. L'ego, la mente, quello che vi condiziona, la schiavitù della testa, perché poi qui la rivediamo, alla fine c'è questo 9 di spade, però in realtà che cos'è il 9 di spade? È una carta che ci indica, allora adesso qua in questo mazzo è stato un po' reinterpretato, però negli arcani tradizionali è raffigurato con una fanciulla con le 9 spade diciamo appese al muro e lei seduta sul letto con le mani sul viso che piange, no? In quel caso lì è come se la persona piangesse, no, sì, piange, si dispera per dei pensieri legati a problemi del passato. Quindi in realtà io sento che qui farete questo movimento di taglio, riordino dei pensieri ma anche delle emozioni e che è come un po' imparare di nuovo a conoscervi, perché vi dirò, quando si creano certe strutture egoiche, quello che poi uno può fare in età adulta, se vuole migliorare, è proprio distruggere tutti quelli che sono le vecchie credenze, piuttosto che appunto queste strutture mentali egoiche, per poi vedere in modo un po' più pulito e ricostruire la personalità nel modo che si ritiene essere più appropriato. L'ideale sarebbe avere meno costruzioni mentali possibili e trovare appunto un equilibrio tra la mente e il cuore. Quindi andiamo a vedere questo 9 di spade. Abbiamo una regina di coppe e il sole. Difatti, ragazzi, poi arriva la chiarezza mentale e direi anche una profonda connessione con i vostri sentimenti e le vostre emozioni, perché cosa succede? Molte volte questa confusione mentale è data dal fatto che si vivono delle emozioni, ma non si riescono a catalogare e quindi non si capisce come si sta. Ok, quindi molte volte il fatto di, ecco, quando non si capisce è importante istruirsi, cercare informazioni su un tema, cercare di, come vi posso dire? Sì, per quello che uno possa cercare di trovare informazioni che possano illuminare un pochettino, no? Poi una cosa tira all'altra, una cosa tira all'altra, alla fine un pezzettino per volta il puzzle si compone. Però guardate, vi dico, arriverà comunque la chiarezza mentale. Bellissimo. Anche perché tenete presente, ricordatevi che qui avete la ruota della fortuna, quindi si parla comunque di un cambio di ciclo, ok? Qui abbiamo la chiusura di ciclo e qui il cambio di ciclo.
o son comunque tutti e 2 carte di cambio, anche perché qui avete la torre che vi fa destrutturare, ok? E qui comunque ci sono 2 assi, 2 carte di nuovi inizi e con questo carro, ragazzi, è un movimento, ok? Un movimento, ehm, sì, nel modo di pensare, secondo me. Andiamo a vedere Osho. Mm. Morale e essere ordinari. Allora, può esserci una questione legata alla moralità acquisita in famiglia o dalla madre, perché qui io ho l'imperatrice che mi dà questo riferimento alla madre o alla maternità. Ok? E questo essere ordinario in realtà è una carta che io sento di meditazione, nel senso che vi invita a godervi le cose semplici della vita. Però quando c'è questa carta, la morale, è una regina di spade, tanto per cominciare. Quindi è una di quelle, anche qui è una carta mentale, no? Una regina di spade, taglia i pensieri e taglia quello che non serve. Ehm, attenzione, vi dico, a... Chiedetevi, più che tutto, chiedetevi perché, da dove arriva questa cosa qua, da dove arriva il mio no, da dove arriva il mio sì, da dove arriva il mio comportamento, che radici ha questa credenza, da dove arriva questa reazione. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. 2. Segni, wow. L'universo ti sta gentilmente spingendo per rivelarti i segni e sincronicità. Ok? Difatti qui abbiamo la ruota della fortuna che è una carta anche di karma, ragazzi, di destino se vogliamo. E poi abbiamo canale. Sei un canale ehm, attraverso il quale l'energia guaritrice raggiunge il mondo. Wow, bellissima carta. Può essere, ragazzi, avevo una regina di coppe, sì, ce l'ho qui, e avevo anche una sacerdotessa. Ragazzi, vi dico che qui qualcuno potrebbe iniziare mago e maghessa, sì. Mago e sacerdotessa. Vi dico che qualcuno potrebbe avvicinarsi a qualche, magari scuola di botanica, piuttosto che di tarocchi, piuttosto che di astrologia, numerologia, cristalloterapia, diciamo terapie alternative di guarigione, scuole bio, scuole naturali. Avete capito, no? Bene, fatemi sapere come andrà, ragazzi, e fatemi sapere anche se la stesa, insomma, vi è stata utile, visto che era un po' differente dal solito. Potete scrivermi un commento, iscrivervi, se avete piacere condividere il video, abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!